Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Stanotte abbiamo dormito in questo posto fantastico e ora già che sta alzandosi il sole, vabbè, qualche raggio, abbiamo pensato di andare a fare 2 passi lungo la costa. Abbiamo lasciato la penisola di Nordkinn e adesso stiamo rifacendo la strada che abbiamo fatto ieri mattina per tornare indietro e stiamo dirigendoci verso Capo Nord. È una tappa d'obbligo visto che siamo in zona e penso a questo punto che ci arriveremo domani, perché comunque a tornare indietro e andare poi di nuovo in su verso Capo Nord è abbastanza lunga. Oggi serata top, praticamente ci siamo fermati a bordo del fiordo perché abbiamo visto un sacco di gabbiani che pescavano e puntando verso il largo vedo tantissimi gabbiani proprio al centro del fiordo. Guardo bene e vedo spuntare una pinna, quindi abbiamo dedotto che ci fossero anche dei cetacei e poi a un certo momento abbiamo visto una foca che per mangiare le aringhe, quando si ci buttava in mezzo, creava delle forme geometriche in mezzo all'acqua bellissime. Stamattina ci siamo fermati lungo la strada come quasi sempre e nella baia di Fontanoia abbiamo già visto 2 foche e un cetaceo però molto al largo. Una delle cose che non viene mai mostrata della vita in camper, in van, è la parte più sporca, cioè svuotare la cassetta delle acque nere, ok? Che è una parte noiosa che nessuno vuole vedere, ma che comunque va fatta. Allora, prendiamo la nostra cassetta, ok? La apriamo e di solito si versa in un tombino piuttosto che in degli appositi lavandini. Cosa che ho già fatto qua, si svuota, a volte c'è da lavarla con un getto d'acqua. Io uso sempre questi guanti dedicati solo alla cassetta e questa giacca idem. Si prende, ok, si svuota, si fa lo svuotamento e di solito poi si sciacqua un po' dove c'è da sciacquare e si rimette a posto. Qua gratuitamente guardate cosa c'è. Allora, si apre questo e c'è il sanificatore di cassette. Si inizia con start,
Si sceglie la tipologia di cassetta, la mia è la C220, si fa così, ok, si fa di nuovo start, ogni volta si conferma in questo modo, si gira questo nell'apposito modo, così dovrebbe essere, ok, non ho mica capito mai cos'è questa fare. Comunque, si spinge qua dentro. Una volta che si è inserita si schiaccia di nuovo start. Ok, vediamo un po' se va. Si richiude e viene pulita, disinfettata, sanificata, ci danno l'additivo per la pulizia e te la pulisce tutto gratuitamente e si rimette a posto. Sente che c'è un po' di liquido disinfettante dentro, ce lo lascio, Cassettina pulita. cassettina pulita e disinfettata. Pronta all'uso. Stamattina ci siamo alzati alle 7, adesso stiamo andando verso Capo Nord e ci siamo già fermati 2 o 3 volte a fare delle riprese col drone perché il paesaggio è veramente bellissimo. Siamo appena usciti dal tunnel che ci ha portati, diciamo, dal continente all'isola di Magheroia, che è l'isola dove c'è Nord Cap. Ora stiamo andando verso appunto Capo Nord, ma piove. Abbiamo parcheggiato il camper lungo la strada perché abbiamo letto che è possibile parcheggiare se ci sono dei posti disponibili lungo la strada per arrivare a Capo Nord. E ora Così non ci arriviamo col camper e ce la facciamo a piedi. Che ci sembra da un lato più bello e senza ci sembra è sicuramente più economico perché costa 30 euro a 30 testa. euro solo per entrare col camper. Qua ci saranno 3-4 km. Sì, 3 chilometri. 3 km, perciò E comunque ha un significato più bello perché ce la conquistiamo noi Capo Nord, giusto? Abbiamo lasciato il camper laggiù e allora laggiù avanti c'è Capo Nord. Allora, si può volare col drone, tranne in un'area circoscritta intorno a quella zona che è zona militare, e però per tutto il resto basta andare sul sito dell'aeronautica norvegese e vi indicano i divieti. Quindi questo è il Capo Nord, diciamo quello
raggiungibile. ormai raggiungibile Semplicemente con i turistico. mezzi, insomma. Invece qua di fronte abbiamo il vero Capo Nord, cioè quello che è raggiungibile solo a piedi, facendo un sentiero che è lungo circa 16 km. Da dire che comunque anche il Capo Nord è ribadiamo che è un po' farlocco, nel senso che questa effettivamente è un'isola, perché sì. il vero Capo Nord, il vero nord continentale è Nord Keep, come si chiama? è una punta che ora non mi ricordo il nome, ma che è a nord della penisola di Nordkin, dove siamo stati noi, dove c'era il faro. E lì è il vero nord È il continentale. vero nord continentale, esatto. Stiamo tornando indietro verso il nostro Dexter che ci aspetta. E una nota da far presente a chi volesse venire a Capo Nord. Sì, che gira in rete, c'è scritto che chi viene a piedi l'accesso è gratuito anche al museo e al ristorante. è cambiato. Non è più così, si Anche per paga. accedere al ristorante si paga. Uno vuole mangiare, non vuole vedere il museo, deve pagare. Comunque, 350 NOK. perciò circa Una 30 trentina di euro, diciamo, anche solo per entrare al ristorante. Quindi se devo pagare solo per entrare al ristorante, torno indietro sul Dexter e E mangio. mi faccio da mangiare come voglio io. Sulla via del ritorno abbiamo trovato un posticino dove fermarci col camper che è top, una vista number one, Ve la faccio vedere, eccolo qua. In the